Salve a tutti, io sono Teresa e vi do il benvenuto a questa nuova intervista di Rankia Pro. E oggi vi saluto dall'Hotel Excelsior Gallia nella splendida città di Milano, dove sto con un ospite molto speciale, Giorgio Carlino, Head of Multi-Management presso Mediolanum International. La nostra prima domanda è: come è organizzato il tuo team? Il team del multi-management a Dublino è organizzato con 2 sottoteam. Quindi abbiamo un team che è guidato da Jason Simmons di circa 9 elementi in carico della manager selection. Quindi loro sono il team che vanno fuori, incontrano i manager, li selezionano, fanno le due diligence, cercano poi di trovare quelli che sono i migliori fit, i migliori blocchi per costruire il nostro portafoglio. E poi c'è un altro team che è quello dei portafoglio manager, quindi portafoglio manager che vanno a selezionare o a combinare i vari gestori selezionati dal manager selection e costruire fondi che siano stabili e capaci di raggiungere gli obiettivi che ci diamo di lungo periodo. Grazie Giorgio per questa panoramica. Ora che abbiamo capito un po' come funziona il team, vorrei sapere come è strutturato e qual è il tuo ruolo di preciso all'interno di questo team. Io sono responsabile del multi-manager e quindi sia della selezione del team che fa la selezione, sia della portafolio construction. Il mio background è portafolio manager, quindi ho fatto il portafolio manager nel multi-asset per più di 20 anni, quindi il mio cuore è molto più vicino alla parte costruzione di portafoglio, andare a cogliere le occasioni sui mercati, più che la due diligence del manager selection. Però sappiamo benissimo che Jason e il suo team è appassionato della selezione, quindi loro fanno molto bene il loro lavoro. L'importante è per i PM essere chiari su quello che devono andare a cercare. Quindi quando iniziamo, la parte di disegno di un portafoglio, si inizia dal concetto, quindi per esempio un global equity, come lo vogliamo disegnare, e una volta che il concetto è chiaro poi possiamo andare dal manager selection e dire ho bisogno di A con queste caratteristiche, B con queste caratteristiche, C con queste caratteristiche. Quindi il mio ruolo è controllare che tutto vada bene e sicuramente di riuscire a portare i nostri fondi nel primo e il secondo quartile, che è l'ambizione che abbiamo. Grazie Giorgio. Parlando di selezione di fondi, vorrei approfondire sul tema dell'analisi. Vorrei sapere a quali aspetti fate più attenzione nella parte qualitativa e quali aspetti fate più attenzione nella parte quantitativa. Quello che noi andiamo a cercare è l'edge del gestore, quindi qual è la caratteristica unica o comunque la caratteristica dominante che consente a quel gestore di generare alfa. Una volta che abbiamo individuato 1, 2, 3 caratteristiche, credo che si dica così, caratteristiche in italiano, edge in inglese, che rendono questo gestore speciale, allora poi andiamo a controllare che anche dai numeri la storia stia in piedi. Quindi diciamo che il nostro approccio è un po' il contrario di quello che si pensa tendenzialmente. Tendenzialmente si pensa che vado a vedere un gestore che ha fatto bene nelle performance, lo analizzo, se poi capisco come ha fatto, cerco di portarlo nel portafoglio. Per noi la cosa più importante è capire quali vantaggi ha questo gestore. Una volta che l'abbiamo individuati, come detto, la parte quantitativa è più a conferma della tesi che il contrario. Quindi prima disegniamo la tesi, quindi questo gestore è bravo perché è focalizzato su dei titoli value, lo fa da 30 anni, non ha altre perdite, è veramente focalizzato su questa asset class e quindi riuscire a generare valore. Una volta che abbiamo individuato queste caratteristiche, poi andiamo a controllare che anche nel track record, quindi nella performance del fondo stesso, queste caratteristiche siano riflesse nella performance. Molto interessante Giorgio, senza dubbio il tema dell'analisi è molto interessante per gli investitori. Un altro tema che attira ogni volta più l'attenzione sarebbero pure l'ESG. E quindi io vorrei sapere come affrontate nella tua azienda la tematica ESG, come la capite e come la affrontate? Chiaramente ESG è un elemento fondamentale per tutti noi, in Europa specialmente, continuiamo a difenderlo nonostante gli attacchi recenti che arrivano da oltreoceano. Mediolanum prende la parte ESG molto seriamente e quindi abbiamo dei fondi articolo 9 che sono dedicati proprio all'impatto, quindi a cercare di cambiare quello che abbiamo. Poi abbiamo i vari articolo 8 dove quindi l'ESG è parte della selezione e della costruzione e l'articolo 6 dove comunque
tenuta in considerazione, perché la parte ESG, environmental, social and governance, sono comunque elementi che andiamo a analizzare per tutti i fondi, anche se sono articolo 6, quindi dove non richiedono il nostro impatto, comunque l'analisi ESG viene fatta su tutti i fondi perché pensiamo che contribuisca a ridurre il rischio, è sicuramente una lente che vuoi usare quando vai a analizzare i gestori. Grazie Giorgio. Parliamo ora delle prospettive per quest'anno 2025. Quali pensi che saranno le tendenze quest'anno? E visto il panorama piuttosto, diciamo, complicato che stiamo vivendo, quale consiglio potrebbe essere condiviso con gli investitori? Allora, vi darò due consigli. Il primo è quello che dico sempre, che noi non sappiamo dove va il mercato. Nessuno è in grado, nessuno ha il crystal ball per poterci dire che cosa succederà domani sui mercati. Quindi quando facciamo un'allocazione di portafoglio è bene che sia l'obiettivo a guidare l'allocazione. Quindi l'obiettivo del cliente, se l'obiettivo del cliente è a 5 anni mandare la bimba a scuola, dobbiamo costruire un portafoglio che abbia una asset allocation per quell'obiettivo. Molto più che cercare di capire qual è il prossimo tema dei prossimi 3-6 mesi. Quindi prima di tutto un portafoglio ben disegnato per raggiungere gli obiettivi, e questo è il consiglio che mi sento di dare sempre a tutti ed è sempre lo stesso. Poi in questa fase di mercato, se vogliamo essere un po' più tattici, chiaramente la situazione è abbastanza preoccupante con tutto quello che sta succedendo con il Presidente degli Stati Uniti, e quindi un portafoglio un po' più difensivo. Asset class sono state trascurate nel passato, potrebbero tornare di moda, quindi l'emerging market equity, l'oro chiaramente che sta dominando i mercati. Ci sono tante asset class interessanti. Quando mi chiedono a breve, quindi tra i 6 mesi, sono abbastanza preoccupato, perché l'incertezza che Trump sta portando sul mercato io non penso che sia ancora pienamente riflessa nei prezzi. Quindi vedo un po' di volatilità a breve e con qualche correzione possibile. Però ci sono molte opportunità. L'economia comunque è solida, l'economia europea fa bene, continua a crescere e addirittura con gli investimenti della Germania potrebbe essere una grandissima sorpresa, e probabilmente o possibilmente le spinte che Trump sta apportando al sistema potrebbero creare anche degli impatti positivi. Per esempio il fatto che l'Europa decida veramente di mettersi insieme e di costruire un'Europa unita che possa poi andare a contrastare le altre economie mondiali come la Cina, come l'America o come la Russia. Quindi questa spinta, con tutto che oggi siamo un po' molto preoccupati, potrebbe avere degli effetti anche positivi. Sono sicura che tutti gli investitori che ci guardano hanno scritto tutto questo per averla portata di mano. Grazie Giorgio. Vorrei continuare a parlare un po' del futuro e vorrei sapere quale pensi che sia il prossimo elemento dirompente che influenzerà il settore dell'asset management. Questa è una domanda molto interessante. In verità non vedo nessun elemento fortemente dirompente. Pensiamo tutti alle AI, pensiamo agli ETF attivi, pensiamo agli ETF. Sono cose che cambiano, continuano a cambiare, vengono introdotte, vengono incamerate, inglobate all'interno del sistema abbastanza tranquillamente. L'abbiamo fatto con gli ETF e con la crescita dei passivi, lo faremo con gli ETF attivi, dove non vedo grosse ripercussioni in generale sui mercati. Sono strumenti interessanti che hanno il loro uso, il loro motivo di essere, e ognuno poi andrà a utilizzarli nel modo che meglio crede. Però non c'è niente di rompente. AI, lo stesso. Io ho iniziato come portafolio manager nella parte quantitativa quando ero a Francoforte con Allianz Global Investor, e l'analisi dei dati che facevamo all'epoca era già super intensa, quindi i quant sono in giro da 30-40 anni. Non credo che adesso un computer un po' più veloce con un approccio diverso possa trovare qualcosa che non siamo riusciti a trovare noi cercando nei dati per tutti questi anni. Quindi l'impatto delle AI sì, sicuramente positivo, dovrebbe e potrebbe aumentare la produttività, e lo fa già ad oggi. Penso che tutti lo utilizziamo già quando scriviamo mail, quando facciamo ricerche, e quindi ci aiuta tanto, però da un punto di vista dell'investimento non lo vedo come elemento dirompente.
E parlando del settore dell'asset management, come vedi il settore in Italia rispetto ad altri paesi europei? Il settore dell'asset management è un settore in buona crescita, in forte crescita. La gestione attiva è una gestione che serve e che è molto utile, quindi ha motivo di esistere. Quello che è più complicato è riuscire a districarsi all'interno dell'offerta. Quindi certe volte mi metto nei panni di mia madre che va e qualcuno gli propone un fondo piuttosto che un altro. È veramente difficile per un investitore retail distinguere un buon fondo da un fondo medio. E quindi penso che si andrà verso un sistema, che è quello che Mediolanum fa già oggi, dove la delega di queste responsabilità della costruzione di portafogli, della selezione dei gestori viene delegata a dei professionisti e la costruzione del portafoglio chiaramente nelle mani dei family bankers, degli advisor. E c'è molto spazio in Italia per crescere, in Spagna, in Germania c'è molto spazio perché non è ancora altamente penetrato come mercato. C'è domanda, c'è esigenza di servire la popolazione con educazione finanziaria e con prodotti finanziari buoni e c'è poca conoscenza, quindi tanto spazio per l'educazione finanziaria e per gli asset manager che sapranno cogliere le opportunità. Bene, senza dubbio noi a Rankia Pro saremo molto attenti a come evoluziona questo settore in Italia e nel mondo. Questo settore che è ricco in sfide, quindi ti volevo chiedere qual è la sfida più grande che hai dovuto affrontare nel tuo ruolo attuale e cosa hai imparato di questa sfida? Ma la sfida è sempre di lavorare in team e di riuscire a far produrre il team con un outcome superiore alla somma delle parti. Quindi per me come gestore, prima di portafogli e poi di persone, perché ad oggi mi piace pensare al team che metto insieme come al portafoglio perfetto, quindi insieme di elementi, di team che riescano poi a performare molto bene. Questa è la sfida, riuscire a trovare le persone giuste, riuscire a metterle nelle condizioni di performare e quindi dargli la possibilità di riuscire a creare dei prodotti che nel tempo siano di successo. Credo fortemente nel team e nel successo del team, quindi tutta la mia attenzione è al team, alla selezione, alla costruzione, all'accrescimento del team stesso, quindi a investire sul capitale umano che abbiamo, attrarre nuovo capitale. Questa è la cosa che diciamo più mi attrae e diverte ultimamente. Molto interessante, grazie tanto Giorgio. Questa era l'ultima domanda di questa intervista e da Rankia Pro vogliamo ringraziarti per essere qui con noi. Sappiamo che sei molto occupato, quindi grazie tantissimo per aver trovato un attimo per essere qui con noi. Grazie a te, grazie a voi. E grazie a tutte le persone che ci stanno guardando. Come sempre, non dimenticarvi di condividere questa intervista su LinkedIn e di seguirci nei reti social. Alla prossima!